C'è un giocatore sotto il controllo dell'Inter che dopo aver fatto vedere delle cose molto interessanti nella primavera nerazzurra, adesso sta cominciando ad emergere in maniera interessante anche in Serie B. Si tratta di Ebenezer Akinsamiro ed è il protagonista di questo nuovo episodio di oggi, uno dei format più richiesti qui su Passione Inter in cui vi portiamo alla scoperta dei giovani talenti nerazzurri per cercare di capire insieme se possono diventare utili magari nel prossimo futuro per la nostra prima squadra. Ben ritrovati, allora amiche e amici passioni interisti in questo episodio di oggi. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, clicca sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e se vi va lasciate anche un mi piace per continuare a supportare il nostro progetto. Oggi parliamo di Akin Samiro perché vorrei invitarvi, diciamo così, a metterlo sul vostro taccuino dei giocatori da monitorare, perché lo dico subito, non è ancora al livello, almeno secondo me, per poter pensare di insidiare uno dei nostri centrocampisti, di quelli che abbiamo in questo momento in prima squadra. Ma sta facendo vedere delle cose interessanti e già nel recente passato dei giocatori dell'Inter sono passati dalla Serie B facendo vedere delle cose importanti e oggi in tanti li vorrebbero in pianta stabile all'Inter, come Giovanni Fabiano appunto che al momento si trova al Bologna. E allora, se vi capita di seguire la Sampdoria, la squadra in cui sta giocando in questo momento Akin Samiro, dategli un'occhiata allora. Partiamo come sempre in questo format dalla carta d'identità per capire un po' chi è Akin Samiro per chi magari non lo conoscesse. È nato il 25 novembre 2004, quindi deve compiere ancora 20 anni, nazionalità nigeriana, alto 1,84 m, ruolo centrocampista. Si trova alla Samp con la formula del prestito con diritto di riscatto, se non vado errato la Samp può riscattarlo per circa 3 milioni di euro, ma l'Inter può contro riscattarlo, quindi riacquistarlo per 3 milioni e mezzo, per cui l'Inter di fatto ne mantiene il controllo. Transfer Market lo valuta 1,8 milioni di euro, ma sappiamo bene che queste valutazioni vanno sempre prese con le pinze. E è un giocatore che ha una storia particolare perché si è messo in mostra in maniera importante al torneo di Viareggio, uno dei tornei più importanti a livello anche internazionale per i settori giovanili. Giocava in una squadra africana e si è messo talmente in mostra che grandi club di primissimo piano a livello internazionale lo avevano attenzionato. Si è parlato addirittura di Real Madrid e Benfica per farvi capire. L'Inter però lo ha convinto, lo ha portato a casa e lo ha inserito nella formazione primavera nel 2023, ma devo dire che nel giro di pochissime settimane, di pochi mesi, si è meritato addirittura una considerazione anche in prima squadra, visto che poi Inzaghi lo ha anche convocato nel finale di stagione, mentre il 25 febbraio scorso 2024 in Lecce Inter 0-4 Akin Samiro ha anche debuttato in Serie A nel finale sostituendo Frattesi. Nel frattempo invece nella primavera era diventato praticamente un titolarissimo, un titolare fisso, giocando da mezzala destra in un 4-3-3. Ha chiuso l'ultima stagione di primavera con 6 gol e 2 assist, numeri niente male per una mezzala di un campionato primavera, e in estate quindi si è deciso di fargli fare questo salto tra i professionisti partendo dalla Serie B, con Akin Samiro che appunto è stato ceduto alla Samp con la formula che stavo dicendo prima. Tra l'altro sembrava che con questa operazione Akin Samiro Inter e Samp potessero dare vita ancora una volta ad un asse piuttosto importante, con delle operazioni che si potevano concludere sia in entrata che in uscita, tra cui soprattutto l'Inter ha messo nel mirino Leoni, che poteva essere un bel colpo molto futuribile per la difesa, poi però qualcosa si è bloccato, non si è capito bene che cosa è successo, i rapporti si sono un po' interrotti e Leoni sta andando al Parma, se non è ancora ufficiale. Comunque Akin Samiro alla Samp è un'operazione che può risultare vincente se prosegue sulla strada di quello che abbiamo già intravisto, perché fin dall'inizio Akin Samiro ha davvero colpito in Liguria e di fatto è diventato immediatamente un titolare, perché nelle prime 3 partite ha giocato tutte e 3 le volte da titolare, 76 minuti in Coppa Italia, 148 complessivi in campionato dove la Samp non è partita molto bene, visto che ha un solo punto in 2 partite, però Akin Samiro comunque sta riuscendo a mettersi in mostra. Il quotidiano
quotidiano ligure che segue molto da vicino la Samp, il secolo XIX, addirittura lo ha definito la sorpresa dell'estate, sia per come si è inserito con personalità, sia per la qualità comunque che sta mettendo in questa squadra. Come sta giocando allora? Che tipo di calciatore è? Un centrocampista, una mezzala, quindi come stavo dicendo anche in apertura, sta giocando da mezzala destra in un 3-5-2 che per certi versi, anche se è diverso da quello dell'Inter, potrebbe essere il ruolo di Frattesi e Barella sostanzialmente, che però Akin Samiro interpreta con delle caratteristiche, un po' diverse, più vicine a Barella forse che a Frattesi, se proprio dobbiamo, fare un paragone con un interista. Comunque, per quello che ho visto anch'io, ho seguito la prima partita e poi ho visto degli spezzoni piuttosto ampi della sua prestazione per farmi un'idea più completa. L'ho visto interpretare questo ruolo intanto con buona personalità e questo per un ragazzo alla prima esperienza da professionista mi ha abbastanza colpito. Dal punto di vista del gioco, lo vedo in questo ruolo di mezzala, ma molto coinvolto proprio anche dai compagni stessi nella fase di costruzione, quindi viene cercato come mezzala che costruisce gioco, e lo sta facendo quindi anche qui molto bene. Vedo proprio che si affidano a lui, gli danno il pallone e poi lui è bravo sia a muoversi per ricevere nello spazio, quindi è già dentro le dinamiche di squadra in termini di letture per ricevere il pallone, e la cosa che mi è piaciuta molto è che, per quello che ho visto in questo momento, ragiona molto, offensivo, molto verticale, cioè riceve il pallone e come prima cosa pensa alla soluzione più offensiva, guarda in avanti banalmente. Poi è bravo sia nel lancio, ha una buona qualità, palla al piede, che soprattutto nel dribbling. È un giocatore che tenta il dribbling. Nelle prime 3 partite ha provato 17 volte il dribbling, e 10 volte è riuscito a superare l'avversario. Nell'Inter per trovare un giocatore che fa 17 dribbling è abbastanza difficile, servono, diverse partite. Dove può crescere però? Sicuramente bisogna dare continuità intanto a livello di prestazioni, questo è il primo punto ed è abbastanza scontato. Nella struttura fisica deve fare un po' il salto di qualità se vuole fare il salto in Serie A ad alti livelli, ma soprattutto c'è un tema che ha toccato anche l'allenatore Pirlo in una delle conferenze stampa dicendo che, è un giocatore di qualità, sa di avere delle qualità, ma anche per questo gli piace un po' troppo tenere il pallone, quindi, in alcuni momenti, deve imparare ad essere anche un po' più rapido nello scaricare la palla e nell'affidarsi anche ai compagni di squadra. Pirlo ha detto che su questo dettaglio bisognerà, lavorare perché se tieni troppo la palla, soprattutto in Serie B, ma soprattutto con una struttura fisica non ancora imponente, nei duelli poi perde qualcosa e quindi non si può permettere, ecco, questa strada. Detto che in un'azione nell'ultima partita di Serie B, proprio con una sua progressione palla al piede, in dribbling e tenendo un po' il pallone, era arrivato un calcio di rigore importante per la Samp che poi è stato tolto, dal VAR, ma lui aveva fatto una gran bella azione palla al piede. Però ecco, sicuramente se c'è un allenatore che può valorizzarlo e può aiutarlo, ecco, a limare questo aspetto del tenere troppo il pallone e lavorare sulla tecnica, sicuramente questo allenatore non può che essere Andrea Pirlo, ecco. E quindi abbiamo buona fiducia sul fatto che possa essere valorizzato. Anche per questo secondo me l'Inter ha scelto di mandarlo in questa squadra. Occhi allora su Akin Samiro, un giocatore molto interessante da monitorare se guardate la Samp o in generale se seguite la, Serie B. Fatemi sapere anche voi che ne pensate, visto che comunque dalla Serie B citavamo Fabian, su cui magari nei prossimi giorni vi porto anche un approfondimento. Fabiano ha fatto un grande anno alla Reggina in prestito per poi salire in Serie A e imporsi al Bologna con buone qualità il primo anno da titolare in questa seconda stagione. Ce lo aspettiamo ancora più protagonista e quando fai una stagione da protagonista al Bologna, allora il salto all'Inter può avvicinarsi, per cui magari a Kinsamilo potrebbe fare un percorso simile. Fatemi sapere se siete d'accordo, se lo conoscete, se avete avuto modo di vederlo anche voi. Vi aspetto nei commenti, li leggeremo poi nella diretta delle 19:30. Vi lascio ricordandovi il club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Anche lunedì scorso abbiamo avuto una gran bella chiacchierata con i nostri abbonati e con tutti i temi caldi del momento li abbiamo analizzati insieme, quindi vi aspetto su passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.